Allora Presidente, nel suo intervento lei ha ricordato l'importanza della ricaduta sul territorio in termini di ricerca e di innovazione, importanza segnata anche dai numeri che segue il vostro investimento, diciamo, a stelle e strisce. Sì, devo dire che Verona rimane, oltre che nel nostro cuore, anche nella nostra testa, perché la maggior parte dei ragazzi che portano le idee nel mondo vengono da questo meraviglioso territorio, di cui sono particolarmente affezionato e ricambiato, perché questa applicazione, questa dedizione sono sicuramente distintivi per un'azienda come la nostra, che nasce da un piccolo paesino della provincia e che oggi parla il dialetto veronese da Chicago a Tokyo, ed è una cosa di grande soddisfazione, perché non dimentichiamo e non possiamo dimenticare le nostre origini. Numeri importanti, quelli che lei ha ricordato in termini di ricerca, fanno un certo effetto, vogliamo ricordarli. Sì, sicuramente noi oggi abbiamo un investimento di 15 milioni annuali di ricerca e sviluppo, per sviluppo di nuove tecnologie, nuove macchine soprattutto, e di nuove idee. Evidentemente poi immediatamente dopo arrivano gli investimenti invece necessari per realizzarli, e negli ultimi 2 anni abbiamo investito 200 milioni di euro per i nuovi stabilimenti e le nuove tecnologie che affronteranno il mercato nei prossimi anni. Lei faceva riferimento anche a quello che ha trovato negli Stati Uniti rispetto ad alcune difficoltà italiane in termini di minor burocrazia e anche di una capacità di riottenere ciò che si investe in tutti i termini, non solo quelli economici. Ma sì, sicuramente non bisogna però pensare che l'Italia sia il luogo meno adatto a fare impresa, perché altrimenti non ci sarebbero tutte queste imprese. Sicuramente ci sono dei termini burocratici che non sono particolarmente agevoli per chi fa impresa, ma nello stesso tempo ci sono delle persone straordinarie, ci sono delle qualità imprenditoriali straordinarie, ci sono degli meravigliosi ragazzi con cui abbiamo realizzato il nostro sogno negli Stati Uniti, che ci hanno seguito in questo percorso. Quindi non vorrei fare nessuna distinzione, ma vorrei solamente apprezzare invece che, nonostante tutto quello che potrebbe essere di negativo, l'Italia primeggia ovunque appena trova l'opportunità di farlo. Ecco, anche perché da ultimo parliamo di eccellenze del territorio e c'è un apprezzamento costante, unanime, forse anche in crescita per quelli che sono i prodotti. Sandro Boscaini diceva ragionare glocal, quindi mantenendo l'ancoramento forte con il territorio. Quanto spazio c'è per le eccellenze italiane all'estero ancora da esplorare? Ma ce ne sono, e sono tantissime, purtroppo però rimane per molti un sogno, perché la dimensione è necessaria. Oggi investire in un'azienda come la nostra ed esportare prodotto è abbastanza fattibile. Realizzare la conquista di un mercato come quello americano diventano dei numeri che non sono facilmente, diciamo, raggiungibili da molte imprese. Quindi credo che la taglia sia un po' il grande beneficio, quindi la dimensione aziendale piccola dà flessibilità, capacità di inventiva, grande presa con il territorio e con il consumatore. Dall'altro lato però si perde un pochino quelle che sono le economie di scala che garantirebbero un grande successo, quindi un sistema paese che accompagnasse colmando questo gap dimensionale è il sogno che portiamo avanti da tanto tempo, e non sono il primo a dirlo, ma rimane comunque il rebus ancora ben lontano da essere risolto.